Visto che era da un po' che non facevamo una gita, il 5 di marzo abbiamo preso il camper e siamo partiti per andare in Veneto. Prima tappa, la città di Este, ai piedi dei Colli Euganei. Appena arrivati ci siamo parcheggiati nel comodo parcheggio sotto il castello Carrarese. I giardini di questo sono pubblici e visitabili tutto l'anno. Este è carina, ma il consiglio è di fare attenzione agli orari. Noi siamo arrivati nel primo pomeriggio e tutti i negozi erano chiusi. Anche il Duomo di Santa Tecla, che abbiamo visitato, apre tra le 15:30 e le 16. All'interno del Duomo si trova una pala del Tiepolo che raffigura Santa Tecla, ma anche il corpo perfettamente conservato della Beata Beatrice d'Este, seconda patrona della città. La città di Este è stata abitata sin dall'età del ferro, tant'è che abbiamo trovato degli scavi archeologici. Purtroppo però erano chiusi, quindi non siamo potuti entrare. Ma dalle finestre siamo comunque riusciti a dare un'occhiata. Percorrendo poi la strada che circonda il castello ci siamo imbattuti in Villa Kunkler, che ospitò Byron Shelley e sua moglie Mary Shelley. La villa è privata, quindi non si può visitare all'interno. Terminata la nostra gita ad Este ci siamo fermati a Montagnana. Siamo partiti per il solito weekend senza sapere dove andare, e siamo finiti in Veneto. Prima siamo andati a visitare Este e adesso siamo arrivati a Montagnana, città murata. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't ours, oh, but you fill me up, and I can feel it now. Abbiamo dormito nell'area sosta vicino alla porta di Legnago, gestita dall'Ostello della Gioventù di fianco. Attualmente il pagamento è a donazione, per entrare bisogna telefonare al numero all'entrata. L'area è comoda, trovandosi a pochi passi sia da un Lidl che dal centro della città, e può accogliere all'incirca una decina di camper. A Montagnana abbiamo acquistato un dolce tipico, la fugassa. Fatta con farina di polenta, mele, uvette. E pinoli. Forse ci sono anche pinoli, però. Adesso vediamo, Com'è? Buona. Me l'aspettavo asciutta, ma non lo è. Com'è, amici? Buona. Rimane si scalda in padella? Si calda secondo me. È buona. Però ci spara grande. Spinti dalla voglia di mangiare del pesce, la domenica mattina ci siamo spostati a Chioggia. Abbiamo trovato veramente tanta gente, ma per fortuna a pochi minuti dal centro siamo riusciti a trovare un parcheggio per camper. Questo si trova di fianco a un'area sosta dove però non ci siamo fermati.
Dentro Chioggia tutti i ristoranti erano al completo. Fortunatamente però siamo riusciti a prenotare un tavolo per le 2:30 all'antica osteria Il Cavallo, dove un bel pranzetto ci ha accolto. Ale, cosa hai preso? Polpo su polenta. Piocci incazzati. Salvi sour. E schile su polenta. Ok, cos'è mamma? Gli occhi da paura. Sì, al nero di seppia con zucca. L'alcol. Zucca e l'alcol che E questi sono gnocchi Alla gran seo. alla grasa. Buonissimo. I piatti erano buonissimi e anche i dolci non erano da meno. Abbiamo preso una crostatina con frutta fresca, un tiramisù e 2 tortini caldi al pistacchio e amaretto. Deliziosi. Buon Ale. Finisce con questa nota dolce la nostra visita a Chioggia e la nostra gita in Veneto.